Salve ragazzi e bentornati sul canale. Allora, negli ultimi 2 episodi ci siamo dedicati allo smontaggio del motore. In questo andremo a fare la pulizia di tutte le parti, serviremo i carter, puliremo le parti interne. Proprio facendo queste operazioni ci siamo accorti che in realtà un problema su questo motore c'era e saremo dunque costretti a prendere delle decisioni abbastanza importanti su come procedere. Dunque restate lì e iniziamo il lavoro. Prima di tutto togliamo lo sporco più grosso. Ecco qua, ce n'era un bel po'. Poi, approfittando dell'autolavaggio più vicino, andiamo a dare una bella lavata con la lancia ad alta pressione. Una volta lavato con la lancia ad alta pressione, il risultato sarà più o meno questo. A questo punto noi abbiamo due possibilità. Se stiamo facendo un restauro conservativo, continueremo nel dettaglio la pulizia a mano in modo da lasciare i segni del tempo. Ma in questo caso noi facciamo un restauro totale, quindi io porterò i carter a sabbiare. Ed ecco il risultato, meraviglioso secondo me. Abbiamo fatto fare una sabbiatura a corindone, che è un ossido di alluminio cristallino, che conferisce al prodotto trattato un aspetto di rugosità e uniforme assolutamente omogenea. Guardate la differenza del volano, incredibile. Che ne pensate? Una volta sabbiati i nostri carter andremo a pulire tutte le parti meccaniche interne che dovremo rimontare. Lo faremo attraverso questa bellissima vasca a ultrasuoni di cui ho fatto già una recensione, vi lascio il video nella scheda in alto. Preriscaldiamo una decina di litri di acqua che poi serviranno per diluire questo detergente apposito per vasche a ultrasuoni. Questo prodotto è apposito per le vasche a ultrasuoni ed è adatto alla rimozione di sporco come residui carboniosi, grassi e oli. Vi metto il link in descrizione. Si diluisce 1 a 100. Lo versiamo nella nostra acqua preriscaldata e lo versiamo all'interno della vasca. Copriamo la nostra vasca ed accendiamola. Come potete vedere la macchina legge già la temperatura che è 45 gradi e direi che potrebbe essere una ottima temperatura alla quale effettuare la pulizia. Ad ogni modo la accendiamo ed impostiamo una temperatura, la lasciamo a 45. Iniziamo quindi ad inserire tutte le nostre parti da pulire. Più piccoli, per evitare di perderli, li inseriremo in un apposito contenitore.
inseriamo all'interno della vasca la nostra roba, copriamo e facciamo partire il nostro ciclo. Una volta finito, andiamo a vedere che cosa è successo. E dopo 30 minuti di lavaggio, questo è il risultato sull'albero motore. Il pistone, bene, direi molto bene. L'ingranaggio della messa in moto, il braccetto del cambio e l'albero del cambio, nonché della ruota. Ecco i pezzi dopo la pulizia nella vasca a ultrasuoni. A questo punto gli darò un'ulteriore lavata usando della miscela al 2%, in modo che rimangano anche belli lubrificati e si previene anche l'eventuale formazione di ruggine. Ed è proprio durante queste operazioni di lavaggio che ci accorgiamo che l'albero motore ha un problema, o meglio la biella. Rimane frenata, probabilmente il cuscinetto si è rovinato. Questa dovrebbe scorrere regolarmente e invece rimane bloccata. Scoperto il problema, la prima cosa che abbiamo pensato è quella di sostituire l'albero. E dunque ho approfittato della mostra Camer, quella che c'è fra Mantova e Modena, per vedere di trovarne uno adatto per il nostro motore. In realtà abbiamo scoperto che qui si tratta di un albero a corsa lunga che faceva originariamente la Piaggio sul 90 e che adesso non si trovano più, perché il problema, si trovano alberi a corsa lunga, ma questo ha la bronzina, dunque lo spinotto è di 14, mentre gli alberi a corsa lunga che si trovano adesso non hanno la bronzina ma hanno la gabbietta a rulli e gli spinotti sono di 15, per cui in realtà non abbiamo modo di sostituirlo. Abbiamo dunque dovuto pensare a un'alternativa, cambiare progetto. Come? Ve lo faccio vedere subito. Ecco qua il nostro kit, ma venite a vedere nel dettaglio. Cilindro DR130, e naturalmente testa DR130, pistone e relative fasce, albero motore nuovo di pacca, che bello, ecco come deve lavorare una biella.
carburatore, dell'Orto PHBL 24. Con questo inondiamo di miscela il gruppo termico. L'aria. Nuovo filtro aria Polini. E nuovo collettore sempre Polini. E questo cosa ci sarà qua dentro? Un punto interrogativo. Quali rapporti abbiamo scelto? E con questo punto di domanda io vi invito a scrivere nei commenti quale tipo di rapporto abbiamo scelto secondo voi. Scoprirete se avrete indovinato guardando il prossimo video, quando andremo a rimontare il carter del motore. I primi due che indovineranno riceveranno in omaggio il mio portachiavi. Adesso vi ringrazio, vi saluto e alla prossima!